Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Di cosa parliamo oggi? Un nuovo salto negli anni 80, questa volta dedicato, che da un po' di tempo che ne parliamo, dei cabinati arcade. I cabinati, i giochi della sala giochi del bar o della sala giochi che trovavamo negli anni 80 e 90 e che oggi riusciamo ancora a trovare in qualche posto in Emilia Romagna sparsi per l'Italia. Ma vediamo subito il video e vediamo di cosa si tratta. Qualcosa avete già visto? Mi raccomando ragazzi, registratevi al canale e partiamo subito. Benissimo, allora come anticipato eccoci qui all'interno della mia sala e uno dei miei cabinati è questo, un cabinato arcade anni 80 che arriva direttamente dalle sale giochi. Eccoli qua, i joystick, i tasti di una volta, e veniamo subito nello specifico. Cabinato con marquee 1943, un gioco sparatutto, ma vediamo cosa c'è d'altro. Alimentazione corrente attivata ed ecco che parte. Così vi faccio vedere come potete utilizzare realmente una macchina di queste oggi in casa propria, nel vostro salotto o nella vostra camera. Ecco qua ragazzi, questo qua è come si può presentare un cabinato arcade con monitor CRT da 20. Questo cabinato ha appunto come dicevo uno schermo ancora con un monitor arcade da sala giochi anni 80. La particolarità di questo qua in particolare è che ha su un'elettronica nuova per il monitor che ha un mese. Comunque, come vedete, qualità di caratteri direi ottima, stabilità video eccellente perché non c'è il minimo tremolio. E andiamo subito a vedere. Allora, guardate come funziona, giusto per anche chi vuole affacciarsi oggi ad avere un cabinato in casa, quindi per i meno esperti andiamo anche sulle basi. Vedete che per entrare semplicemente premuto il mio tasto mi fa vedere i classici giochi. Qui siamo nella sezione arcade, come vedete abbiamo la lista giochi a sinistra, sulla destra il preview del gioco con anche un po' di informazioni relative al gioco stesso. Ci sono tantissimi classici che sicuramente in tanti conoscete, dai giochi di macchine, giochi sportivi, giochi sparatutto spaziali, giochi un po' più nuovi sempre a tema, come abbiamo visto il cabinato dedicato al 1943, ma comunque chiaramente c'è su di tutto, e veramente di tutto, perché ragazzi abbiamo su di tutto. Quante partite abbiamo fatto? Di tutto ragazzi, e quando dico tutto è tutto, anche giochi come Asteroids, che è stato uno dei primi, il Bugman, musichette top, Bomb Jack ragazzi, classici, e quando dico classici veri. Quindi se state pensando di prendervi un cabinato, questa è sicuramente una soluzione, guardate qui. E per far partire il gioco cosa faccio? Guardate, premo il mio tastino, inseriamo il nostro credito e facciamo partire la nostra partita. Spettacolo ragazzi, un salto sicuramente negli anni 80 nelle sale giochi, oggi a casa vostra, se volete, non è così complicato. Come vedete, guardate, funziona in modo perfetto. Adesso sto tenendo in mano il cellulare, ma giusto per darvi un'idea, ci sono 1000 video che potete trovare online dove potete vedere come funzionano questi giochi. Come sentite, sonoro perfetto, video perfetto, perché stiamo utilizzando uno schermo CRT a 15 kHz. L'elettronica in questo caso è nuova, quindi l'immagine come vedete è perfettamente nitida, caratteri perfetti, guardate, non balla niente, e quando il cellulare ci permette di avere il sincronismo attivato nel modo giusto potete vedere che è veramente nitido e perfetto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ma vediamo un attimino di cosa stiamo parlando, cosa c'è dentro, cosa stiamo utilizzando in questo momento su questo cabinato e cosa si può utilizzare. Nel nostro salto nel passato, riportato ad oggi, guardate qui, siamo sul cabinato che ho fatto vedere prima. Dietro avevamo sempre la nostra chiave, perché chiaramente eravamo in sala giochi e noi eravamo i fruitori, ci volevano le chiavi come per aprire il portamonete che abbiamo davanti, e aprivamo il retro del cabinato e vediamo subito cosa c'è dentro. Eccoci qui, allora abbiamo il nostro schermo CRT, vedete, con il tubo catodico. Qui c'è da stare molto attenti perché c'è un'alta tensione. Questo, come vi dicevo, come vedete, pulitissima perché è un'elettronica nuova, ha un mese. E qui cosa abbiamo? Che è quello che sto utilizzando adesso, un Raspberry Pi 3 con una JAMA P Small
collegata allo standard JAM cablato nuovo, perché questo è un cabinato ristrutturato. Lì c'è un piccolo amplificatore audio che potete utilizzare o meno. Io ho deciso di metterlo così quando voglio fare tanto casino e sentirmi in sala giochi posso farlo, basta alzare il volume anche sul piccolo telecomando, così non devo neanche aprire. Quello arriva da Amazon, trovato poco, senza fare pubblicità, non ci guadagno niente, anzi sarebbe Amazon che deve pagare noi. E là in fondo invece abbiamo una vecchissima, perché ha quasi 10 anni, Pandora, che mi serve per fare alcuni test qualche volta se serve. Quindi vi ho fatto vedere cosa c'è dentro, ma cosa ci sarebbe stato dentro se non un cabinato vero degli anni 80? Allora, nei cabinati abbiamo o le JAM o le MVS della Neo Geo. Ad esempio questo qui era un gioco Metal Slug 3 originale per MVS, lo trovavamo nei cabinati Neo Geo, nella console che c'era sia a casa che nei bar. Oppure trovavamo delle piccolissime schede, guardate qua, giusto per darvi un'idea ragazzi, che non vi sto raccontando delle frattole. Guardate qui, 33 cm di scheda per 28 cm, questo più o meno erano le dimensioni di un gioco. Questa cos'era? Era una JAM. Questo è Gyros, per essere un po' più specifici, anche per chi guarda è adesso un appassionato un po' più professionista o collezionista. Questa era una pre-JAM e quindi ci andava il suo schedino che ho qua dentro per Gyros, che ho nuovo, per adattarlo allo standard JAM. Comunque in un cabinato trovavamo questi giochi che erano veramente grossi, per un gioco solo, una scheda così, addirittura in alcuni casi a 2 livelli, guardate qua. E in ultimo c'erano anche sistemi Naomi che erano usciti con la Sega, da Virtua Tennis, Sega Rally, Virtua Striker, che potete trovare sul canale anche degli speciali, che ho realizzato dei video nelle sale giochi che ancora oggi potete trovare a Rimini Riccione in modesta quantità, per quelle poche che ancora sono aperte. Comunque di giochi ce n'erano veramente tantissimi, come avete visto Burger Time abbiamo appena visto, Barney Rubber, Carnival è sicuramente stravecchio ragazzi, per i vecchietti hanno fatto il tempo di giocare solo ai giochi, sicuramente sanno di cosa tratta. Oppure hanno uscito dei giochi un po' più bellini, particolari, con anche 3 volanti per giocare in 3 persone, tipo Championship Sprint, giocone. Poi si erano evoluti, eravamo arrivati all'epoca di Cesar Caputo, se vi sto facendo vedere dei titoli a caso arcade specifici, e c'era veramente da divertirsi, o titoli come Commando che poi erano arrivati nelle nostre case ragazzi, con ad esempio il Commodore 64 avevano fatto un'ottima versione di Commando, speciali come Crazy Kong che era stato portato, adesso non ho il video da farvi vedere di preview, ve lo lancio, ve lo faccio vedere, che era, eccolo qua, vi ricordate sicuramente il nostro Mario, prima che diventasse il Mario Bros, che oggi abbiamo anche ancora sulla Switch nel 2023, con dei bellissimi giochi tridimensionali nuovi fatti di Nintendo. Qui eravamo all'inizio dove c'era Donkey Kong, e per l'Italia su licenza della Orca era arrivato Crazy Kong 1 e Crazy Kong 2, di cui io ho anche la JAM originale, penso di essere uno dei fortunati ad averla. Per stare sempre con le cose vecchie ragazzi, vi ho portato un giocone, chiaramente in mano joystick fa veramente fatica, è quasi impossibile fare il video e registrare con questi giochi qui la partita, però guardate che spettacolo che era, mi dispiace per il sincronismo del video, ma ragazzi vediamo di sistemarlo. Come vedete adesso non lo sto giocando, ma solo per farvi vedere come va, era eccezionale. Veramente io vi dico, è come essere in sala giochi ragazzi. Sì, direi che se avete qualche soldo da spendere e volete portarvi a casa un cabinato, qua ne vale sicuramente la pena. Di classe ce ne erano usciti veramente tantissimi ragazzi, come questo Frogger, il top del top. Poi dopo negli anni era arrivato Gauntlet 2 qua in particolare, e ce n'era da divertirsi. Quante belle giornate con i nostri amici, per chi ha vissuto le sale giochi abbiamo fatto in tempo a viverci in grande stile. Ghost and Goblins, Green Beret, che in America si chiamava Rush and Attack, come vedete là in alto, Gyros ragazzi, colonna sonora fantastica, vedete che roba. Questo mitico gioco che era uscito anche lui negli anni 80, e quanti giochi, quante partite bisognava arrivare alla Terra, chi era capace di arrivare alla Terra già un po' era capace di giocarci. Hang-On e Super Hang-On, spettacolone della Sega ragazzi, come vedete qua,
cioè c'era veramente da divertirsi. Hypersport, qua cosa facevamo? Qui ci disfavamo le mani. 2 giochi delle Olimpiadi dove abbiamo veramente spaccato i joystick e i tasti delle sale giochi. Che divertimento, ragazzi. Jay e Pac-Man, che era una versione di Pac-Man delle tante uscite. Jungle King, per chi non è giovanissimo, ha fatto in tempo a vedere anche questo bellissimo gioco. Ladybug, gioco basato sullo stile di Pac-Man, molto amato dalle ragazze d'epoca che andavano in sala giochi all'epoca, ma che comunque che oggi magari ci giocano ancora, perché il video è rivolto a tutti, ragazzi e ragazze. E la prima versione di Mario Bros, ragazzi, lo ricordate? Sì. Prima che il nostro Super Mario World e tutto il resto che giochiamo oggi sulla Switch, questo è stato uno dei primissimi insieme a Donkey Kong. Poi per gli amanti degli UFO robot, ragazzi, Mazinger Z, questa è una scheda già, ma ad esempio molto difficile da trovare, che ci faceva giocare con il nostro Mazinger Z. Megazone, spara tutto verticale. Missile Command, qua c'era da proteggere le città. Moon Patrol, ragazzi, gioconi anche questo secondo me. E vi sto facendo vedere dei titoli veramente belli. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e qual era il vostro preferito, mi raccomando. Mr. Ducastra, io vi sto facendo solo un elenco, mi raccomando. Fatemi sapere nei commenti qual era il vostro preferito. Avevamo un mitico Miss Pac-Man, il secondo Pac-Man che è uscito, anche qua c'è da divertirsi. Chiaramente Pac-Man non è facile, ma chi ama questi giochi sa di cosa stiamo parlando. New Rally X, ragazzi, solo classici top e nient'altro. Outrun, anche questo devo dire che era mitico. Quando è arrivato nelle sale giochi io mi divertivo un sacco. Chiaro, sarebbe da giocare con il volante per essere precisi, però qua se vi accontentate e vi dovete accontentare, ammesso che non avete un cabinato di Outrun originale in casa, vi potete comunque tornare a divertire con questo spettacoloso gioco che quando è arrivato in sala giochi a me ha sconvolto la vita. Quanti 200 lire vi avete messo dentro? Nelle mie classifiche personali dei mitici giochi degli anni 80 io giocavo anche un casino a Puyan. Ci giocavate? Lo conoscete? Io mi sono divertito un sacco. Poi chi c'era? Il mitico Popeye. Che bello ragazzi. Bar, sale giochi, cabinetti arcade e il massimo del divertimento. Quindi cosa aspettate a comprarne uno? Io direi che è il momento buono. È tornata l'epoca del retro game, quindi penso che i cabinetti siano in pieno stile anni 80 per gli amanti degli anni 80 a oggi. Puzzle Bobble, Puzzle Bubble per ragazzi e ragazze, top divertimento, si può giocare anche in 2. Quicks, per chi lo conosceva c'era da disegnare con le linee e riempire lo schermo. Poi avevamo Scramble per chi è un po' più vecchiotto e conosceva questi giochi qui. Space Invaders, uno dei primi titoloni che erano arrivati, adesso purtroppo non mi va il video e mi dispiace. Poi c'era Star Wars, che anche questo quando è arrivato in sala giochi, ragazzi, mitico film della Lucas, e qua veramente l'Atari aveva spaccato con questo gioco. Poi c'erano sempre tantissimi sparatutto, tra cui Striker 1945 che ho fatto vedere anche degli altri, Super Bug, Super Sprint che ho fatto vedere prima, questa era l'edizione a 3 volanti, Tapper, ragazzi, quanto divertimento, che qui dovevamo lanciare le birre sul tavolo, stare attenti. Tetris, super classicone, Track and Field, eccolo qua il secondo che vi spiegavo prima i mitici giochi delle Olimpiadi, e questo è il secondo, perché l'altro che è uscito dopo era Hypersport. Noi ci divertivamo un sacco, ragazzi. Quanto tempo abbiamo passato a giocare a questi giochi delle Olimpiadi? Io tantissimi, c'era da spaccarsi le mani o i polsi a seconda della versione che c'era. Se riesco a inquadrarvelo, perché purtroppo inquadrare CRT è molto difficile con i cellulari di oggi, quindi mi scuso se ogni tanto vedete questi brutti lampi. E come questo che sta vedendo adesso, Track and Field, questo è stato il primo, vi dicevo. Il secondo, il Hypersport, che partiva con il nuoto, poi c'era il piattello e gli altri giochi. Meraviglioso, ve lo ricordate? Che bello che era, ragazzi. Quanto divertimento. Fatemi sapere nei commenti se anche voi giocavate alle Olimpiadi al bar o in sala giochi con i vostri amici.
Che stiamo arrivando alla fine dell'elenco alfabetico. Altro giocone che mi divertivo un sacco, attraverso USA o ZP Race, a seconda se avevate avuto la possibilità di giocare la versione americana o quella europea o italiana, per cui nelle nostre sale giochi che avevano importato questa jamma. Ma anche qui mi divertivo un sacco. Questo un po' meno famoso, ma per chi ci ha giocato io mi sono divertito un sacco. Era uno dei miei preferiti. Tube Panic, ragazzi, gioco spaziale dove dovevate sparare un po' a questi specie di personaggi robotizzati in 3D e poi si andava in un tunnel a 360, fantastico. Andiamo avanti, ultimissimo titolo, Xevious, ragazzi. Anche qui musica fantastica, ore passate, tante 200 o 500 lire buttate via dai giochi, ma quanto divertimento, ragazzi. Quindi, allora, se anche voi amate i joystick EDR con i pulsanti DR o i Sawa, fatemi sapere quali sono i vostri tasti preferiti, se siete degli esperti. Fatemi sapere se anche voi avete un cabinato in casa. Quanti ne avete? Io ne ho 3, ne avevo 4, uno l'ho venduto il mese scorso. Ne ho 2 così e ho un cocktail che sono i vecchi tavolini, quelli orizzontali. Questo è un 20 pollici, schermo CRT con elettronica nuova, ne ho uno da 25, come vi dicevo prima ho anche un cocktail, sempre anche lui con un 20, ma tutti CRT, perché se amate veramente gli arcade volete sicuramente anche voi un CRT, immagino, sicuramente. Ragazzi, qua c'è veramente da divertirsi, passare delle belle serate da soli, in compagnia della vostra amorosa o del vostro fidanzato se siete ragazze, oppure con i vostri amici. Li invitate il venerdì sera ed ecco qui vi fate ancora un partitone super come essere in sala giochi e poche balle. Niente TV nuove, niente accrocchi che trovate su internet, ma un cabinato che vi riporta direttamente negli anni 80, che vi può regalare del sano divertimento sia in estate che in inverno, quando arriva il tempo un po' più brutto. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e buon divertimento da Andrea, pollice alzato, ragazzi. Ci vediamo e lasciatemi, mi raccomando, un commento sotto e ditemi qual è il vostro gioco preferito, se avete un cabinato, se vi è piaciuto il video e cosa volete sapere specifico di questi giochi. Ciao a tutti e un grande abbraccio.